199 euro ragazzi, questa è la cifra che forse spenderai dopo aver guardato la presentazione che ti porto esattamente nel video di oggi. Ben ritrovati. Innanzitutto ti porto una Power Station, lo faccio appositamente perché recentemente ti ho portato illuminatori che hanno un assorbimento importante, oltre 200 watt, e capisci bene che, come ti dicevo proprio nelle recensioni dedicate, che una normale batteria V-mount ha delle difficoltà e quindi non sempre abbiamo una presa per collegare l'alimentatore dirette, soprattutto quando siamo in esterna. Ecco che ti porto la soluzione economica, che tra l'altro è anche abbastanza leggera perché pesa meno di 8 kg, come vedi il volume è abbastanza contenuto. Ma quando parliamo di Power Station abbiamo anche un inverter, quindi abbiamo la corrente alternata alla 230 volt a onda pura. Questa è una cosa molto importante, quindi possiamo collegare fino a un massimo di un carico di 600 watt, anche se poi in realtà arriviamo a 1200, ok? Però alle volte possiamo utilizzare non solamente una normale luce da 200 watt ma anche più potente. Ecco che questa è la soluzione che ti porto nel video di oggi. Poi se decidi di acquistare questa Power Station praticamente la potrai utilizzare anche per altri scopi, come faccio io. Io personalmente in questo momento la sto utilizzando come un normale gruppo di continuità, perché lo puoi utilizzare proprio come un normale UPS, e poi chi lo sa, durante l'estate o nelle tue trasferte un posto in macchina sicuramente lo trovi e ti può aiutare proprio in quei casi dove hai bisogno di energia. Ok ragazzi, quindi guarda questo video perché merita, anche perché l'azienda io non la conosco, è un video in collaborazione certamente, ma io come al solito sono trasparente. Ma cosa molto importante, se la compri adesso è in offerta con il link che ti lascio in descrizione, e anche le spese di spedizione sono comprese nel prezzo. Non spediscono dalla Cina ma dalla Germania e quindi non avrai dazi doganali, paghi solamente 199 euro. Abbiamo una nuova tecnologia di batterie, non sono le classiche batterie a litio ma le litio ferrofosfato, quindi abbiamo molti più cicli per quanto riguarda la ricarica, quindi una durata maggiore. Quindi adesso prendo due luci e ti faccio anche un esempio di come un fotografo o un videomaker può utilizzare nel campo proprio questa Power Station. Restiamo nella nicchia del mio canale, quindi dedicato soprattutto a fotografi e videomaker, e andiamo a alimentare esattamente due illuminatori. Questo Dismorrig, che ti ho fatto recentemente la recensione nel mio canale, ha assorbimento massimo 220 watt e praticamente per avere questa potenza sei costretto a utilizzare l'alimentatore dirette, che praticamente utilizza i 220 volt. Sì, è vero, lui lo puoi utilizzare anche con una batteria V-mount, che è decisamente anche molto più portatile rispetto a una Power Station, però come ti avevo detto nella recensione non riesci a ottenere la massima potenza perché era decisamente inferiore. Quindi per andarlo a utilizzare la massima potenza ti porto la soluzione che non costa di più di questa batteria, poco meno. Però tieni sempre presente che qui con una classica batteria V-mount abbiamo 99 Wh e qui praticamente è come avessimo tre di queste batterie, perché riusciamo ad avere 299 Wh, quindi molta più autonomia in più rispetto a una singola batteria. Poi ti faccio anche vedere come andiamo a alimentare esattamente contemporaneamente anche questo illuminatore che va ad assorbire 100 watt, ok? Possiamo in caso anche andare ad aggiungere altri illuminatori, però adesso facciamo una prova abbastanza comune in un set che potremo andare a utilizzare proprio in esterna, ok? Ma anche in studio, perché alle volte avere una Power Station è decisamente comodo, soprattutto per non avere le classiche prolunghe che vanno ad attraversare proprio il set, che alle volte sono decisamente scomode e anche un po' pericolose, ok ragazzi? Quindi detto questo, qui ho collegato esattamente l'alimentatore dirette. Vatti a vedere la recensione di questo prodotto perché è decisamente interessante, anche il prezzo lo è, che praticamente questo alimentatore ha l'attacco V-mount, quindi ce l'hai sempre a portata di mano, non devi preoccuparti di dove lo andrai a mettere. Ho già collegato con la prolunga che ti danno in dotazione, che è abbastanza lunga, all'asciugo che trovi esattamente nella parte anteriore di questa Power Station. Poi invece questo illuminatore da 100 watt l'ho collegato tramite la porta
USB tipo C. In dotazione in questo caso hai anche una prolunga Type-C di circa 3 metri, ok? Quindi puoi anche regolarti in base alle lunghezze proprio che hai di queste prolunghe per creare un set decisamente valido, soprattutto abbastanza vicino, ma anche in questo caso nessuno ti vieta di andare a utilizzare le classiche ciabatte se magari devi allontanare di più le luci. Comunque questo è solo per farti capire quello che potresti fare con questa Power Station. Allora, in questo caso l'ho già accesa, ok? Scusate, vediamo se la vado ad accendere. Quando utilizziamo la 220 volt devi accendere l'inverter. Quando però non vai a utilizzare la Power Station vai a spegnere l'inverter perché ha sempre un piccolo assorbimento e quindi va a scaricare la batteria. E vado anche ad attivare la corrente continua, ok? Dove adesso è collegato proprio questo illuminatore da 100 watt e praticamente abbiamo già le luci che dovrebbero funzionare. Qui praticamente vediamo, vado a sbloccare, adesso non vado a portare alla massima potenza se no vi acceco anche voi, però praticamente posso raggiungere il 100%, quindi vado ad abbassare giusto per restare con una esposizione abbastanza corretta e qui vado ad accendere anche questo illuminatore che ricordo ha un assorbimento di 220 watt, quindi un assorbimento decisamente elevato. In questo caso vado ad abbassare la potenza, ok, però posso utilizzare la massima potenza quando vado ad utilizzare proprio questa Power Station. In questo caso avrei decisamente molta più autonomia rispetto a questa singola batteria da 99 Wh. In questo display, che è decisamente molto utile, ben fatto secondo me, innanzitutto abbiamo l'energia in percentuale che ci rimane, abbiamo esattamente il 14%, qui ti verrà indicato in base al consumo che stai andando a utilizzare i minuti o ore di autonomia, ok? E qui abbiamo proprio il consumo che avremo. Vado a portare alla massima potenza l'illuminatore da 100 watt, come vedete proprio l'uscita in questo caso è esattamente al 99%, vado ad abbassarlo, anzi guarda, in questo caso avremo un'autonomia di 20 minuti, quindi lo abbasso, vado ad accendere praticamente solo quello da 220 watt, ok? L'ho portato al massimo e come vedi in questo caso abbiamo un'erogazione di 233 watt e abbiamo un'autonomia con questa luce di 9 minuti, però ricordo che siamo al 13% della batteria. Vado ad aumentare anche quello da 100, quindi andiamo a utilizzarli tutti e due in contemporanea e come vedi l'erogazione adesso è salita a 332 watt e in questo caso avendo una batteria al 12% praticamente abbiamo a disposizione solo 6 minuti. E cosa succede se vado a collegare a questa Power Station che come ti dicevo ha un assorbimento massimo che ti può dare di 600 watt e se io vado a collegare ad esempio questo phone che di assorbimento praticamente ne richiede più di 1200? Si brucia la Power Station? Adesso te lo faccio vedere. Innanzitutto voglio anche chiarire un aspetto per quanto riguarda i cicli che potrai ottenere con questa batteria perché c'è un po' di confusione, vedo. Allora, innanzitutto quando parliamo di ricarica completa al 100% hai a disposizione, questa è ovviamente un'affermazione che dichiara l'azienda, non la dichiaro io perché non sono veggente, possiedo solamente da un mese questa Power Station, però diamo fiducia, quindi sono esattamente 2500 cicli, cioè 2500 ricariche che potrai fare se vai a ricaricare la batteria al 100%. Dopo un tot di tempo la batteria ovviamente andrà a scendere, in questo caso l'azienda dice che nel complessivo con la carica all'80% potrai salire a 3500 cicli, ok? Quindi supponiamo anche che fai una ricarica al giorno di questa Power Station, praticamente ti dura 10 anni, ok? Secondo me, anche se durerà 5 anni con una batteria abbastanza efficiente, secondo me questi 220 euro sono ben spesi. Quindi detto questo, per collegare questo phone l'ho già collegato in questa presa asciugo, ok?
Dobbiamo attivare l'inverter lo vai ad attivare solo nel momento in cui devi utilizzare un device che ha bisogno della 230, altrimenti lui ha sempre un consumo piccolo, però se lo lasci attivato praticamente il giorno dopo ti trovi con la power station scarica, ok? L'inverter ha anche una piccola ventola, non produce tantissimo rumore, poi la rotazione dipende proprio dal carico che praticamente vai a chiedere alla power station, quindi come nel caso di prima con un piccolo illuminatore praticamente la ventola gira al minimo e neppure si sente. In questo caso collegando proprio il phon praticamente girerà al massimo, però secondo me è un rumore accettabile. Ok, allora vado ad accendere l'inverter. Adesso faccio la prova proprio con il phon, qui legge il consumo istantaneo. Io ho già fatto la prova giustamente per vedere se funzionava e con la prima velocità funziona, poi con la seconda praticamente dovrebbe non funzionare più, quindi dovrebbe entrare in protezione. Quindi con la prima velocità l'aria è già calda, abbiamo un consumo di 483 watt, ok? Adesso vado a portarlo alla massima potenza e avete visto adesso è entrato in protezione, si è disattivato l'inverter, mi dà l'errore 2 e praticamente ha funzionato a 750 watt per 10 secondi, forse qualcosina in più, quindi capite bene che non potete superare i 600 watt. In questo caso per andare a resettare, per tornare a fare funzionare la parte dedicata alla corrente alternata, dovete andare a spegnere la power station. Qui vado a spegnere, se no entra di nuovo in protezione. In questo caso potete continuare a utilizzare anche l'inverter, però dovete collegare un carico che non vada a superare i 600 watt. L'R600 ha anche la possibilità di essere utilizzata come un normale gruppo di continuità, cioè UPS, cosa che non troviamo su power station economiche come questa, e questa è un'aggiunta in più perché sì, tu vai a utilizzare la tua power station per alimentare le tue luci LED, ma nel momento che non le vai a utilizzare puoi pensare proprio di andare a collegare il tuo PC, il tuo monitor, e se c'è una mancanza dell'energia elettrica del tuo gestore, cioè un blackout, praticamente puoi continuare a lavorare e soprattutto non vai a perdere nessun dato. I normali gruppi di continuità, diciamo economici, hanno innanzitutto una batteria al piombo, e le batterie al piombo hanno una durata molto inferiore e praticamente ti permettono solo di salvare i dati del tuo PC e spegnerlo in attesa che poi venga ripristinata proprio la corrente. Ecco che qui invece puoi continuare a lavorare anche per diverso tempo, perché io faccio l'ipotesi mia, ho un Mac mini che assorbe 50 watt, il mio monitor ne assorbe 50, quindi sto sotto i 100 watt e posso tranquillamente lavorare per altre 2 ore se nel frattempo non è stata ripristinata proprio la corrente elettrica. Ok ragazzi, quindi nel momento in cui tu vuoi utilizzare questa R600 come normale UPS, lo vai a alimentare come quando vai a caricare la batteria, in questo caso è già carica e lui è già in funzione UPS. Quindi andiamo a simulare proprio l'utilizzo di questa luce LED che potrebbe essere un PC. Quindi nel momento in cui io la accendo e vado a staccare la corrente perché non c'è più, perché l'operatore ha tolto proprio l'energia per lavori, praticamente non c'è nessuna perdita di dati. Vediamo adesso tutte le connessioni che ha disponibile questa power station. Partiamo proprio dal piatto superiore dove abbiamo proprio la maniglia per sollevarla. Qui abbiamo la ricarica wireless, uscita massima sono 15 watt. Io non l'ho testata perché non possiedo nessun device che supporta la ricarica wireless. So che era stato qui un mio amico, l'ha provata, sembrava che funzionava abbastanza bene. Allora, partiamo dal pannello frontale dove abbiamo praticamente tutte le connessioni che possiamo andare a usufruire su questa R600. Volevo spendere 2 parole su questo display che secondo me è fatto decisamente molto bene. Abbiamo la percentuale, quindi come vedi abbiamo quasi completato la ricarica. Abbiamo qui sotto, dove vedi questo orologio, il tempo stimato
che ci resta proprio di questa Power Station, ovviamente in base al carico che vai a mettere. Qui avrai il tempo che ti rimane prima che si vada a scaricare completamente. Abbiamo anche la possibilità di vedere i watt in uscita e in entrata, cioè quando vai a caricare la Power Station con il cavo di rete praticamente possono entrare anche 400 watt circa, e quindi la ricarica è abbastanza veloce. Ho notato che se la batteria è scarica, quando proprio vai a usufruire del cavo di rete, inizia a caricare lentamente, quindi spinge dentro solamente 100-150 watt per poi aumentare fino ad arrivare proprio al massimo, che sono 400 watt. Ok, comunque è una ricarica veloce perché stiamo parlando di una batteria di 299 watt-ora, quindi non ci mette molto. Qui abbiamo anche il consumo in watt, come ti ho fatto vedere poco fa con le due luci. Avrai proprio il consumo reale e quindi ti puoi anche regolare. Mi raccomando, non dovete superare i 600 watt, altrimenti si spegne perché entra in protezione. C'è anche un'applicazione che ti vai a scaricare dallo store del tuo telefono. Devi abilitare il Bluetooth. Per abilitarlo basta tenere premuto qui 3 secondi e si accende l'icona, e poi fai il pairing e praticamente l'applicazione ti permette di avere le stesse informazioni che leggi qui nel display, quindi io non la utilizzo mai perché non la trovo utile. Qui abbiamo il pulsante per accendere questa luce che ha 2 potenze e anche la funzione di emergenza. Ok, può essere utile soprattutto per chi va a utilizzare questa Power Station anche per altri scopi, chi va in campeggio, chi va a pescare, chi va in vacanza, insomma può essere sempre utile. Abbiamo qui anche l'entrata per l'accendisigari. Qui abbiamo un'uscita di 12 volt a 1 ampere. Ma vediamo la parte più interessante. Qui abbiamo la parte dedicata alla corrente continua, e qui dove vedi queste 2 sciuco la parte dedicata alla corrente alternata. Partiamo proprio dalla corrente continua. Abbiamo innanzitutto il tasto che ti serve per andare a attivare questa parte, altrimenti non funzionano le porte. Abbiamo 2 Type-C da esattamente 100 watt, ragazzi, quindi sono decisamente molti, soprattutto per chi deve utilizzare, come ti ho fatto vedere poco fa, queste porte per alimentare illuminatori che richiedono tale potenza. Abbiamo anche 2 USB di tipo A che in questo caso hanno un'uscita di 18 watt, giusto per ricaricare un telefono, alcune batterie, insomma quei device che hanno una batteria che non richiede tale potenza come quelle delle Type-C. Mi raccomando, per attivare la parte dedicata alla corrente continua devi premere il pulsantino e anche un LED verde. Ma vediamo adesso la parte decisamente più interessante, perché fino a questo punto sarebbe stato il classico power bank, però poi abbiamo anche la 230, quindi come avessimo proprio la spina di casa su questa Power Station. Ne abbiamo due sciuco, ma tu puoi tranquillamente collegare anche la classica spina all'italiana, intanto entra lo stesso. Ci puoi anche collegare una ciabatta e quindi avere più uscite. L'importante è non superare i 600 watt. Ok, la cosa interessante di questa Power Station è che l'inverter che è all'interno è un'onda pura, e credetemi è una cosa decisamente molto importante, soprattutto quando andiamo a alimentare dei device che sono decisamente molto delicati. Innanzitutto, per attivare la parte dedicata alla corrente alternata, anche in questo caso devi attivare con questo pulsantino l'inverter. Mi raccomando, se non ti servono le sciuco per alimentare device che richiedono tale potenza, spegnila, perché lui in standby consuma parecchio, insomma quei 10-15 watt li va ad assorbire, quindi se magari te la dimentichi accesa la parte dedicata alla corrente alternata, praticamente il giorno dopo ti trovi senza batteria. Credo non ci sia altro da dire. Comunque mi raccomando, non dovete superare i 600 watt. E per concludere, qui abbiamo nella parte laterale invece lo sportellino, eccolo qui, dedicata in questo caso alla ricarica della Power Station. Come ti dicevo poco fa, qui abbiamo l'entrata per la corrente alternata che ti consente di ricaricare la Power Station. Il tempo di ricarica più o meno, se è completamente scarica, è di circa un'ora.
Questo praticamente è un fusibile, una protezione magnetotermico, chiamiamolo così, che serve proprio per andare a proteggere da corticircuiti la Power Station. E qui abbiamo l'entrata per i pannelli solari X60, in questo caso perché ci sono varie misure, sono 3 misure, comunque questa è la misura intermedia, ok? Ci sono dei pannelli solari che produce proprio anche questa azienda, che potresti andare ad acquistare proprio per caricare la Power Station quando magari non hai la possibilità di utilizzare proprio la corrente alternata, ok? In questo caso il tempo di ricarica, come ti dicevo, può variare ovviamente dalla giornata, se c'è sole o meno, e soprattutto da come vai a inclinare il pannello e da quanto è il pannello, perché ci sono pannelli da 100 watt, da 200 watt, quindi cambia il tempo di ricarica. Diciamo la verità ragazzi, tu fotografo o videomaker che tu sia, se tu decidi di acquistare questa Power Station oggi la andrai a utilizzare quasi sicuramente anche per altri scopi, magari sei un camperista, vai in campeggio, nel tuo tempo libero diciamo che è molto utile avere una Power Station. Io personalmente credo che la andrò a utilizzare nei miei viaggi quest'estate proprio per alimentare un frigo. Non abbiamo più questi prezzi folli che avevamo un paio di anni fa, quando una Power Station del genere praticamente costava oltre i 1000 euro. Diciamo che adesso i prezzi sono decisamente molto più competitivi. Poi anche un'altra cosa molto importante, avere una Power Station in casa al giorno d'oggi, dal momento che abbiamo raggiunto questi prezzi, è molto utile in caso di blackout. Come ti dicevo, la puoi utilizzare come un normalissimo gruppo di continuità, un UPS, quindi puoi continuare a lavorare al PC, insomma. Avere una Power Station secondo me è molto consigliato, ok ragazzi? Ti segnalo, cosa da non sottovalutare, anche l'acquisto aggiungendo 80 euro della combo, che ti danno anche un pannello pieghevole da 100 watt, quindi quando viaggi magari puoi anche pensare di ricaricare proprio questa Power Station con l'aiuto del sole. Quindi al suo interno abbiamo anche un regolatore di carica, il classico detto MPPT, che ha un prezzo decisamente importante e che non tutte le Power Station hanno, ok? Quindi una cosa in più che troviamo proprio in questo modello di Allpower R600. Concludo con un mio pensiero personale per quanto riguarda poi l'eventuale anche acquisto di una batteria V-mount, che devi possedere almeno 2 se sei un videomaker soprattutto, perché hai bisogno di più autonomia, ma devi avere anche questa. Secondo me, almeno io ti suggerisco questa proprio per il prezzo che la troverai in vendita, perché avrai proprio necessità di alimentare delle luci che funzionano non con delle batterie V-mount ma con la classica corrente alternata, cioè la 230, e questa è la soluzione che devi prendere in considerazione, ok? La stessa Allpower poi produce altre Power Station decisamente più capienti, più potenti, quindi puoi avere un assorbimento maggiore, puoi arrivare fino a 2 kW, anzi li puoi anche superare, quindi magari se magari ti interessa di qualcosa più potente vai a vedere proprio il sito. Io ti lascio tutti i link in descrizione, se riesco vi faccio dare anche un coupon proprio per avere un ulteriore sconto. Se hai domande io ti aspetto qui sotto nei commenti, ti ringrazio per aver guardato questo video e ti do appuntamento alla prossima settimana. Ciao e alla prossima!